Buonasera, buonasera a tutti, anche a chi ci ascolterà poi in differita. Benvenuti sulla seconda parte di Najed. Alle 16, ricordo, c'è stata la prima parte con Pietro Battacchi, il direttore di NRID. Non starò ovviamente a riassumere, guardatevi pure appunto la prima parte e le motivazioni del perché abbiamo fatto questo video e questa trasmissione. Nella seconda parte, come vi avevo già anticipato, nostro graditissimo ospite è l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già capo di Stato Maggiore della Marina. Buonasera ammiraglio e grazie per essere venuto. Buonasera, buonasera. Io vado subito sulle domande che volevo farle, anche perché so che anche lei ha il tempo piuttosto limitato oggi. Quindi andiamo direttamente al dunque. Vorrei prima farle qualche domanda, ovviamente d'obbligo, su quello che sta succedendo tra Iran e Israele. Cioè, secondo lei, l'Iran voleva fare male a Israele con appunto questo attacco che però è stato sì molto deciso, ma non forte come era nelle possibilità nell'Iran, o è stato un atto dovuto anche per non sfigurare davanti ai propri proxy? Beh, credo che sia stata una reazione, diciamo, estremamente violenta, tenendo presente che, diciamo, l'attacco era stato fatto effettivamente, anche se non rivendicato da Israele, era stato fatto comunque su un edificio che non era una sede diplomatica, no? Era un annesso a un consolato, quindi sul fatto poi se questo fosse quindi legittimato o no, adesso non è questo il tema, perché e comunque sarebbe stata una reazione veramente sproporzionata. Quindi è qualcosa che ha a che fare con, a questo punto, lo standing dell'Iran rispetto a Israele e la ricerca di affermazione della posizione di potenza regionale da parte dell'Iran e diciamo anche di affermazione di una leadership rispetto anche agli elementi, alle fazioni, ai gruppi che fanno capo e che vengono sostenuti economicamente e militarmente da Teheran. Dopodiché la quantità di armi usate sicuramente è stata importante, perché dalle fonti aperte si legge circa 300 sistemi d'arma tra missili balistici, missili cruise e droni. E tant'è vero che la difesa è stata estrema, diciamo, hanno impiegato, dato fondo a addirittura più di 1 miliardo di euro di missili antimissili, antiaerei, eccetera. Non solo, ma più ci sono stati almeno un paio di cacciatorpediniere con capacità antibalistica americani, poi ci sono stato il contributo degli aerei della Francia, dell'Inghilterra, aerei americani basati anche sulle portaerei, quindi la difesa è stata massiccia e non è stato quindi un attacco puramente dimostrativo, è stato un attacco che è stato contrastato e è passato qualche missile, quindi ma non quella massa enorme. Quindi diciamo che l'Iran poteva fare di più, probabilmente poteva fare anche di più, però c'è da pensare anche che l'Iran non ha risorse militari infinite, come non le ha nessuno Stato, nessuna potenza. Quindi deve anche aver misurato l'azione, pensando che doveva tenersi in misura per poter effettuare anche ulteriori operazioni, perché certamente avrà messo in conto l'Iran che Israele avrebbe poi reagito, no? Quindi doveva comunque avere a disposizione un'altra capacità successiva. Certo. Adesso bisogna vedere cosa farà Israele. È quello che infatti era la prossima domanda. Secondo lei Israele controattaccherà, ma se lo farà direttamente in territorio iraniano, aumentando l'escalation, o sugli assetti iraniani, in qualche proxy iraniano? Ma un attacco sui proxy iraniani
non sarebbe neanche giustificato più di tanto, sì, sarebbe giustificato nei confronti, ma questi però li fa continuamente. In Libano un attacco violento e massiccio, insomma, sarebbe comunque complicato, anche perché coinvolgerebbe parte della popolazione libanese che non ha a che fare con gli Hezbollah, quindi con gli Hezbollah c'è un'azione militare più o meno costante in questi mesi, perché gli Hezbollah attaccano con razzi eccetera, gli israeliani reagiscono punto a punto. Per quanto riguarda gli Houthi, anche gli Houthi hanno partecipato alla strike da parte degli israeliani, a quanto pare, e quindi sugli Houthi, ecco, forse sugli Houthi qualcosa potrebbe accadere. Però dal punto di vista poi simbolico, cioè qui il problema è anche questo, no? Cioè dell'immagine di Israele. Allora è chiaro che da una parte c'è una parte del gabinetto di guerra che ritiene che la difesa così efficace di fatto abbia dimostrato come Israele sia, tra virgolette, invulnerabile rispetto al resto, mentre invece una parte del governo ritiene che la deterrenza possa funzionare solo se si dimostra che la deterrenza è credibile, che c'è la volontà di impiegarla. Ricordo che in passato Israele, quando c'è stata la guerra contro Saddam per liberare il Kuwait, Saddam aveva colpito Israele con i missili Scud, dei missili balistici, allo scopo anche di appunto fare provocare una sorta di guerra santa contro Israele e quindi di aumentare il numero di alleati alla causa irachena. All'epoca Israele non reagì, no? Proprio per evitare di compromettere l'operazione, Sì. danneggiare l'operazione Desert Storm, mi pare, sì. insomma, di Force of the Willings, no? Sì, Quindi, infatti. Ma ammiraglio, quello che si chiedono anche tanti è l'attacco all'ambasciata o comunque agli annessi e edifici vicino all'ambasciata, rischiando anche di contravvenire alle convenzioni internazionali. È stato Israele aveva calcolato la reazione iraniana o questa reazione era proprio quello che voleva Israele per altri motivi? Ad esempio il nucleare iraniano o coinvolgere gli Stati Uniti? cioè lei dice Israele avrebbe provocato questa reazione iraniana? Io non credo, Sì. francamente, non credo proprio che questo possa essere stato messo a calcolo, perché veramente è un rischio sproporzionato che praticamente non trova, cioè un calcolo eccessivamente azzardato. Non potevano certo sapere l'esito dell'attacco iraniano quale sarebbe stato. Non sapevano se invece di 300 i missili fossero stati 600, se no sarebbe stato un disastro, comunque un disastro a tutti gli effetti. Quindi direi proprio di no. Io credo che gli israeliani non ritenessero che ci sarebbe stata una reazione così violenta, anche perché quando è stato ucciso il generale Soleimani. sì, da parte degli americani all'epoca di Trump, se non sbaglio, la reazione fu simbolica, cioè lanciarono alcuni missili su una base americana che aveva già sentore di questo attacco e non ci furono caduti, se non sbaglio. Quindi probabilmente qui ritenevano, non sbagliando nei calcoli, che la reazione iraniana non sarebbe stata così violenta, diretta, eccetera. Insomma. Probabilmente pensavano a qualche attentato che ci sarebbe stato successivamente. Quindi sì, calcoli sbagliati, ecco, forse, Sì, da hanno parte di Israele. valutato la volontà iraniana di attaccare direttamente gli israeliani, proprio perché la deterrenza che finora erano riusciti a dimostrare, anche se era già, come dire, venuta meno con l'attacco di Hamas del 7 ottobre, quando praticamente
macchina da guerra israeliana, che era stata sempre, come dire, vincente e determinante, rapida e nelle risposte, lì non aveva spaventato Hamas dal compiere quello che è stato compiuto. Bene, adesso andiamo, ammiraglio, a quello che doveva essere l'argomento, di questo video, prima appunto che arrivasse l'azione israeliana e la controreazione iraniana, cioè andiamo al Mar Rosso. Come influirà, se influirà comunque, la crisi appena descritta in quella zona? Ci saranno inasprimenti o per il momento addirittura sin cheterà la situazione in Mar Rosso? Questo è un interessante punto di vista, dipenderà molto se ci sarà la reazione israeliana. Nella fase immediata penso che sia un po' la quiete dopo la tempesta, cioè tutti i protagonisti, gli Houthi e gli iraniani, eccetera, stiano attendendo di vedere gli sviluppi, quindi potrebbe anche essere che ci sia una fase di stasi. Quindi bisogna vedere, ecco, secondo me bisogna vedere se e quando gli israeliani, cioè più che se, quando gli israeliani faranno il loro attacco. Sì, beh, se poi ci saranno anche degli approcci diplomatici e così via, poi appunto non possiamo ancora saperlo. Andiamo, ammiraglio, alla missione Aspides, quella dove c'è il comando tattico dell'Italia. Ma quello che mi domando, Aspides può continuare a avere una postura solo strettamente difensiva? I costi non potrebbero diventare sproporzionati e inoltre basta che un singolo colpo, anche per fortuna, anzi probabilmente per pura fortuna degli Houthi, vada a segno su una nave militare per essere un'arma di propaganda enorme per gli Houthi. Sì, diciamo qui c'è da tenere presente un aspetto. Intanto la missione difensiva non può essere che tale, perché questi sono i vincoli che ci impone il diritto internazionale, ce li impone la Carta Costituzionale, la Costituzione. Quindi noi siamo in tempo di pace e per i vincoli che abbiamo noi possiamo difenderci. Quindi questo è quello che le nostre navi fanno. Dopo, per fare un'operazione diciamo di offensiva, cioè, oppure di difesa estesa, bisogna pensare che di dover mettere in campo mezzi importanti, imponenti, bisogna avere diciamo delle capacità molto, molto forti che l'Italia non possiede. E di conseguenza non è realistico immaginare che questo possa accadere, insomma, facilmente. Ecco, è un qualcosa che non vedo poter accadere. Bene. E volevo, farle una domanda anche più specialistica, perché in certi forum, specialistici era venuto fuori, per quanto riguarda il primo drone, centrato dal Nacaio Duilio, forse era meglio che non specificassero troppo, cioè che il 76 millimetri aveva sparato proiettili normali, non quelli autoguidati, che di solito sono sparati, se ho ben capito, a raffiche da 3. In effetti le prime notizie parlavano addirittura di 7-8 colpi date dal ministro degli esteri, ma sembravano appunto note stonate, perché non era un multiplo di 3. Ma perché 2 raffiche? Può significare che la prima stranamente era andata a vuoto? Beh, diciamo che in tempo di guerra si spara finché non si colpisce, no? Quindi Mh. è evidente che uno non è che fa 3 colpi, poi aspetta, perché il bersaglio intanto vola verso di noi, quindi e quindi si spara finché il bersaglio non cade. Non si ha la certezza che sia Mh. caduto. Capito, grazie. Ma, comunque, un'altra cosa, tra i missili che non partono, fanno cilecca, o anche i sistemi di combattimento,
che non sono interfacciati bene, parliamo di navi tedesche, belghe, danesi, oppure droni arrivati a brevissima distanza, tanto da dover usare le mitragliatrici da 12,7 mm, parliamo dei francesi. Chi ci fa la più bella figura come efficienza è proprio la Marina Militare Italiana. Beh, insomma, abbiamo fatto, sì, abbiamo dimostrato di avere un'ottima efficienza. Mi pare che anche le altre navi alleate però abbiano reagito molto bene, perché insomma i francesi hanno abbattuto molti droni, anche con l'elicottero, anche missili balistici, quindi il sistema anche francese ha dimostrato di funzionare bene. E i tedeschi hanno abbattuto anche loro qualche missile, 1 o 2 missili balistici, e non sono stati comunque colpiti. Dopodiché all'inizio c'è stato diciamo, un disguido nell'ambito, una difficoltà, da quanto si legge sempre da fonti aperte, su mi pare una nave tedesca che aveva fermato, non aveva dato corso all'azione di fuoco perché aveva visto che c'era una sovrapposizione di posizioni o comunque un errore nella valutazione iniziale. Ma direi che insomma, l'importante è chiaro che è quello che noi come Italia siamo riusciti a mettere in campo, insomma, ha dimostrato una eccellente prestazione, indubbiamente. Infatti. Poi, tra l'altro, nel Mar Rosso, come in tanti choke points, il controllo non è solo forse sulle navi che ne passano, ma è fondamentale anche forse per i cavi sottomarini che passano proprio in questi choke points, cioè le strettoie, gli inestretti. Sì, il 90% di internet nel mondo passa su cavi sottomarini, attraverso cavi sottomarini, che sono vulnerabili nel momento in cui escono dall'acqua, in particolare quando passano su acque basse prima di arrivare a terra, e questo nel Mar Rosso e diciamo, nelle vicinanze dei passaggi obbligati spesso questa è l'estensione delle acque, diciamo delle aree caratterizzate da bassi fondali, è notevole, quindi lo spazio di attacco da parte di un avversario, di chi voglia interrompere le comunicazioni, interrompere queste cose, chiaramente è ampio. E questo richiede sistemi subacquei moderni in grado diciamo, di proteggere questi passaggi nella loro sfera subacquea. E questo, diciamo, si fa con altri sommergibili e con le navi dotate di sonar e di sonar a profondità variabile, con droni, eccetera. Quindi è qualcosa dove la tecnologia si sta sviluppando sempre più, dove l'attaccante è molto avvantaggiato. Quindi si arriverà dagli incrociatori tradizionali, come poteva essere ad esempio il nostro Vittorio Veneto, a navi più, quindi portaelicotteri, a navi portadroni, ma anche droni sottomarini, anche perché siamo abbastanza cioè non abbiamo in questo momento difese sui cavi o anche sui tubi, quindi oleodotti, gasdotti, eccetera. Dobbiamo sviluppare la difesa italiana, in particolare il ministro si è fatto promotore del Polo Nazionale della Subacquea, che vuole appunto far convergere tutte le eccellenze sia intellettuali sia diciamo industriali proprio intorno a questo tema del controllo del dominio subacqueo, che è una frontiera ancora impervia, insomma, quindi dove ci sono molte opportunità e moltissime sfide. Tra l'altro, una notizia che mi ha sorpreso, il Blue Whale, cioè il drone sottomarino subacqueo che doveva essere fatto dall'Italia, da Leonardo, in collaborazione con gli israeliani, è stato cancellato. Non si sa le ragioni, ma spero che non sia per via appunto della guerra israeliana, eccetera, perché cioè, non era un'arma che dovevamo esportare, ma un'arma che dovevamo importare. Sì, onestamente io non sono a conoscenza, diciamo, di
di questo settore, perché di questi eventi, da questo punto di vista, sono impreparato. Andiamo allora sulle navi. La fregata Frem Fasan pare vada in Mar Rosso a sostituire il caccia Duilio. Tutto sommato l'armamento sembra adatto, avendo appunto i due famosi 76 mm. Ma se 16 VLS, cioè pozzi di lancio per i missili, per intenderci, fino a qualche anno fa potevano essere sufficienti con la situazione internazionale che avevamo quella volta, non è il caso di aumentare queste dotazioni, perché rischiamo di trovarci con una marea di missili, anzi di droni che ci arrivano addosso, e di saturare le difese. Beh, le navi sono state fatte, queste navi sono state concepite nel 95, come iniziato lo sviluppo di queste navi, e quindi sono state sviluppate diciamo sulla base di una minaccia prevalentemente subacquea, con quindi le FREM, una parte delle FREM almeno, e probabilmente tutte verranno poi trasformate anche con capacità S piene, hanno un'elevata capacità antisommergibile, che costituisce, diciamo, in alto mare uno dei problemi più grossi da affrontare. Dopodiché è possibile aumentare il numero di celle con degli interventi che vanno pianificati, e senz'altro io penso che progressivamente, in base alle risorse disponibili e alle capacità industriali, si faranno questi aggiornamenti, raddoppiando possibilmente il numero delle celle. Questo sicuramente lo vedo come uno sviluppo del tutto logico. È chiaro che, diciamo, questi missili per fortuna hanno una buona capacità di colpire, quindi se si dispone poi di una base logistica avanzata come Djibouti, uno è in grado anche di rifornirsi in base abbastanza rapidamente. Giusto. Non avevo pensato a Djibouti. Ma comunque, ammiraglio, senza il Duilio, perché appunto verrà sostituito dal FREMP, che è un caccia appunto con radar a lungo raggio, long range and radar, con portate attorno o più di 400 chilometri, non verrà meno la funzione di coordinamento italiana? Beh, diciamo che il coordinamento in questo tipo di minaccia essenzialmente avviene nel posizionamento delle navi, in modo da prevenire, diciamo, che ci siano interferenze reciproche e che ci siano come dire, settori ciechi nella difesa, tenendo anche presente che le navi comunque sono impegnate a proteggere, il loro compito principale è proteggere i mercantili, quindi le navi dovranno stare in settori dove possono proteggere i mercantili. Dopodiché tutte le navi hanno a sistema, a fattor comune, tramite il link, i vari link NATO che sono standard NATO, link 11, link 16, link 22, scambiano costantemente la situazione di superficie, subacquea e aerea. Quindi qualunque nave si trovi più vicino all'asse della minaccia chiaramente amplia notevolmente il raggio complessivo di conoscenza, nell'ambito del quale vi è la conoscenza della minaccia aerea. Dopodiché questi sono sistemi che intervengono in autodifesa soprattutto, no? Quindi il balistico, per esempio il missile balistico, con i missili di questa generazione viene intercettato nella fase discendente del missile, quindi non nella fase ascendente. E quindi questo fa sì che la difesa abbia una caratteristica di difesa di punto, anche se a grande distanza dalla nave, la più grande possibile, insomma. Diverso sarebbe un discorso dove ci fossero aerei che debbono fare intercettazione, ma lì ci sono procedure NATO ben chiare, ben stabilite, che non necessariamente richiedono la disponibilità di un radar di scoperta a 400 chilometri, insomma. Tenendo anche presente che queste minacce sono poi spesso di oggetti che volano bassissimi sul pelo dell'acqua, e quindi
i sistemi missilistici di quel genere difficilmente vanno a scoprire questo tipo di minaccia. Ci sono altri radar che sono ottimizzati per scoprire questa minaccia, cioè i missili radenti. Lo stesso vale per i droni che sono in vetroresina spesso, quindi è impossibile vederli a grandissima distanza. Fortunatamente sono lenti e quindi si vedono benissimo con i sistemi, diciamo, con la banda che si usa per i radar, diciamo anche radar più piccoli rispetto a quelli mastodontici della ricerca lontanissima. Quindi, quelli di caccia. quindi Però, diciamo, no, scusi, l'ho interrotta. no, quindi diciamo la funzione di coordinamento qui è più che altro una funzione di coordinamento geografico, di preposizionamento. Non è che la nave che fa il coordinamento assegni automaticamente, diciamo lei la traccia, no? Da ingaggiare, insomma. Quindi quello poi sono compiti che vengono assolti dalla nave che ha maggiori capacità antiaeree eventualmente. Però essenzialmente si procede in autodifesa qua. Ho capito. Però quello che mi viene in mente, che è stato buon profeta in una delle nostre precedenti trasmissioni, quando diceva che siamo molto scoperti in fatto di caccia antiaerei, il Duilio appunto è un caccia antiaereo. In realtà ormai ne abbiamo 2 soli, quindi Sì, è vero, infatti in programmazione c'è la costruzione di altri 2 cacciatorpediniere antiaerei con particolari capacità antiaeree. comunque il vero Poi punto. dimenticavo anche di sottolineare che stanno entrando in linea 5 pattugliatori polivalenti Chiaro. d'altura che hanno radar che sono molto moderni, sono i più moderni esistenti in marina, e loro possono guidare anche questi caccia hanno, diciamo, dei missili Aster 30, possono lanciare i missili Aster 30 B1 che sono specializzati per i missili, cioè specializzati che hanno capacità di antimissile balistico, possono lanciare anche gli Aster B1NT che sono quelli ottimizzati per l'antibalistico, quindi la Marina riceverà una robusta iniezione di capacità. Allora, visto che abbiamo parlato dei PPA, appunto, e ricordo che in una precedente trasmissione ne avevamo proprio parlato con l'ammiraglio De Giorgi, andatevela pure a vedere perché era interessantissima. Vado sull'ultima domanda che volevo farle, poi torno alle precedenti. A proposito quindi di PPA, le PPX, cioè le nuove corvette con armamento leggero, sembrano saranno col cockpit derivato dai PPA. Forse Sì. anche le EPC che saranno quelle ad armamento più pesante, ma lì siamo in collaborazione con francesi, spagnoli, greci, quindi Certo, diciamo che per i PPX viene l'indicazione di valorizzare l'esperienza fatta con i PPA. Tra l'altro ricordo che i PPA nascono diciamo con predisposizione per la realtà aumentata in plancia, e questo al fine di ridurre il tempo di reazione dall'avvistamento di un drone anche di superficie e l'ingaggio da parte delle armi. E quindi questo poi sono requisiti che verranno realizzati a breve e inizieranno i finanziamenti, e quindi il requisito compreso quello della condotta autonoma della nave, cioè siamo senza l'intervento umano, se non in fase di pianificazione o di monitoraggio, sono tutte cose che da un lato aumentano l'efficacia della nave, dall'altro consentono di ridurre il numero di persone a bordo, di equipaggio. certo. Una cosa che m'ero dimenticato una domanda di farle prima, quando parlavamo appunto dell'attacco dei droni. Quello che mi ha, non dico stupito, ma mi han fatto pensare che di solito le navi occidentali, ma soprattutto le italiane, perché abbiamo un'azienda di prim'ordine come Elettronica, non c'è stata notizia di, come dire, abbattimento dei droni da parte delle contromisure elettroniche, che di solito son quelle più efficaci? O forse non se n'è saputo? La natura di questi droni è abbastanza particolare perché non sono sofisticati, cioè mentre un missile antinave apre di solito un sensore
il radar a distanza tipicamente di 6 chilometri, e in questo breve lasso di tempo il sistema elettronico di bordo, le contromisure elettroniche intervengono, di solito combinandolo con lance di ciaffe, eccetera. Qui invece non abbiamo sostanzialmente dei sensori radar su questi droni, ma delle telecamere, per cui il sistema viene di fatto pilotato a distanza, sia utilizzando il GPS che gli fa percorrere in maniera automatica una direzione, una navigazione nei pressi del bersaglio, e poi probabilmente interviene l'uomo per guidare il drone verso la nave. E quindi qui di fatto è l'artiglieria o i missili che intervengono e lo abbattono. Giusto, non ci avevo pensato, ho capito. Però comunque il vero vincitore di questa, diciamo, tra virgolette, battaglia, forse è stato il 76 mm, cioè pochi costi e con alta efficacia, almeno sui droni. 120 colpi al minuto. Sicuramente sì. Il 76 ha dimostrato di essere il campione dei cannoni, come d'altra parte si riscontra dal successo delle esportazioni. Anche i francesi sulle Freme hanno il 76 italiano, e anche navi di altre nazioni, la maggioranza mette il 76. E vorrei anche dire che da una parte c'è il munizionamento, diciamo, guidato, a cui faceva riferimento lei, ma molto importante è anche il munizionamento esplosivo. Nel caso dei droni è più efficace quello esplosivo, perché ha delle spolette particolari che sono programmabili al momento del fuoco, pochi istanti prima, e che praticamente consentono di calibrare l'esplosione sulla velocità dell'oggetto, e quindi ci sono altre spolette che sono ottimizzate per l'ingaggio dei missili balistici, dei missili antinave, che sono molto più veloci, e quelle sono di un altro tipo di munizionamento. Quindi quello che è stato usato contro questi droni ha questa spoletta programmabile fatta che è perfettamente idonea, si è rivelata perfettamente idonea per abbattere anche piccolissimi droni, piccoli, leggeri, poco visibili, e tuttavia con questa spoletta è riuscita diciamo, a solvere bene a questo compito. Beh, visto appunto nell'ottica dei droni e della saturazione in un'ottica futura, soprattutto in operazioni di brown water, cioè vicino alla costa, non sarebbe meglio avere navi con almeno 2 76 mm? Come le antisommergibili Frem, però non hanno diciamo che è sicuramente un'arma, avere 2,76 è vantaggioso. Io penso che anche il 127, che nasce come arma antiaerea, comunque non vada sottovalutato, perché come arma antiaerea anche lui ha le spolette, diciamo, antiaeree sui proiettili, quindi contro i droni, considerando il fatto che sono anche armi rustiche, insomma, che non sono particolarmente sofisticate, si possono ingaggiare anche col 127, magari ricorrendo a uno sbarramento di 5 o 6 colpi sulla direzione, diciamo, del drone, quindi non è un'arma assolutamente sprecata. Il 127, diciamo, che mira anche a valorizzare il munizionamento Vulcano, quello che consente di sparare a lungo raggio, insomma, di essere anche particolarmente efficace nella sua versione che dovrà essere sviluppata, diciamo, del proietto a guida IR. Lei capisce bene che su certi bersagli poter sparare, avere altissima probabilità di colpire un bersaglio navale piccolo magari, questo può essere di grande aiuto. Pensiamo anche ai droni di superficie, che sono, direi, ancora più minacciosi e pericolosi rispetto ai droni che volano. Basti pensare al teatro operativo dell'Ucraina. Certo. E poi coi 127 con una portata di quasi, o anzi di più di 80 chilometri, quindi anche nel tiro antinave. Ma appunto, a proposito del 127, come mai non è stato fatto anche lì un proiettile autoguidato antiaereo come ha il 76 mm?
Sì, avrebbe anche meno cadenza di tiro, però l'esplosione sarebbe più grossa, ecco. Sono d'accordo con lei, in effetti penso che sia un'opzione da considerare seriamente. Infatti, è l'ultima domanda che le faccio. Mi ricordo che c'eravamo proprio visti in persona a Trieste a un congresso, mentre ci pigliavamo un caffè, parlavamo dell'utilità di avere eventualmente un cannone addirittura da 203 millimetri, che potrebbe sostituire i missili anche a portata intermedia e con minori costi. Guardi, il fatto del 203 millimetri in particolare purtroppo ha delle difficoltà poi attuative, perché la cadenza di tiro si abbasserebbe in modo drammatico. Il maneggio delle munizioni e dei bossoli diciamo automatizzato non c'è. Anche il 155 millimetri, che è un calibro disponibile come munizionamento in maniera maggiore, è più gestibile, e tuttavia anche lì è molto complesso, l'arma cresce molto di peso e gli ingombri anche in termini di deposito munizioni crescono molto, quindi alla fine il 127 alla fine diciamo è il compromesso migliore da questo punto di vista. Ha una cadenza di tiro molto elevata, 45 colpi al minuto, e un calibro già diciamo significativo. Il 155 mm fa sì che aiuterebbe di più nel supporto di fuoco alle truppe a terra dal mare. Tuttavia bisogna tenere presente che oggi sempre più bisogna stare lontani dalla costa, perché anche se i sistemi, con questa diffusione dei droni anche di superficie e dei droni subacquei, che sono sostanzialmente dei siluri avanzati con lunga portata, è chiaro che stare vicino alla costa a bassa velocità diventa veramente pericoloso rispetto diciamo anche a avversari tecnologicamente limitati come dovrebbero essere gli Houthi. A quel punto è molto più conveniente impiegare mezzi aerei come un F-35 o anche lo stesso AV-8B Plus, è ottimizzato per il close air support e anche dal punto di vista del costo la quantità di esplosivo che viene messo sul bersaglio è molto superiore, no? A parità di costo rispetto a quello che lei può fare con un colpo da 155 o da ancora di più 127. Quindi bisogna fare un trade-off dal punto di vista del costo-efficacia e anche della sicurezza della nave. Certo. Le faccio proprio l'ultimissima domanda, ammiraglio. Secondo lei quanto dovremmo ancora andare avanti con la missione Aspides in Mar Rosso? O comunque con le navi occidentali lì ci saranno sempre, ovviamente a pattugliare, ma con missioni di queste dimensioni anche, tra virgolette, di pericolosità. Penso finché gli Houthi continueranno a tirare i missili. Quando questa minaccia dovesse cessare, è chiaro che l'esigenza terminerà, come con la pirateria. Le navi antipirateria sono state molto numerose quando la pirateria era ai suoi limiti superiori, ma alla fine si è visto che in assenza della nave la pirateria riprendeva. E adesso, in concomitanza con l'attività degli Houthi, ci sono stati anche dei picchi nell'attività, diciamo, di pirati. Quindi purtroppo in questa situazione diciamo multipolare, con attori anche non istituzionali, quindi non stati, il livello di minaccia e i danni che sono in grado di procurare, ecco, tutto questo fa sì che la presenza navale debba purtroppo non solo continuare, ma è verosimile aumentare. Io faccio un'ultima considerazione: meno male che abbiamo costruito 10 FREMM e 7 PPA e non ci eravamo fermati, come sembrava nel 2008-2010, a soli 6 FREMM, 2 cacciatorpediniere e una portaerei. Assolutamente, assolutamente. Lei ricorderà le linee programmatiche della Marina Militare scritte nel 2013 e poi diciamo, le prospettive
strategiche della Marina per il periodo 2015-2025, lei lì leggerà che l'analisi della minaccia era stata centrata appieno sia per quanto riguardava il problema, diciamo, le minacce del dominio subacqueo, comprese le minacce ai cavi di internet e agli oleodotti, e sia per quello che riguarda la minaccia asimmetrica. La riprova è proprio, sono proprio i PPA, con tutto quel, diciamo, il sistema di capacità aggiuntive che sono realtà aumentata, realtà virtuale, eccetera. Quindi da questo punto di vista è un potenziamento necessario, non sufficiente naturalmente, e per questo che la difesa sta investendo risorse per aumentare il numero di FREMM, per aumentare il numero cioè fare cacciatorpediniere nuovi, con più missili, con capacità chiaramente più attuali. Chiaro che poi dobbiamo sempre considerare che noi dobbiamo concepire la difesa che abbia un nocciolo in grado, c'è un sistema tra le 3 forze armate che siano in grado di sostenere una prima fase in cui dobbiamo essere in grado anche di operare da soli, ma inevitabilmente noi dobbiamo ragionare in termini anche europei, di difesa europea, nel senso che sviluppare le procedure le abbiamo, dobbiamo contare e ragionare su un'azione sinergica di Europa sempre più unita. Questo deve essere l'obiettivo realistico da conseguire, cioè l'obiettivo, voglio dire, per avere una difesa realistica, ecco, l'obiettivo diventa realistico nella misura in cui le varie nazioni ci credano in questo obiettivo. Certo, le singole nazioni sono troppo piccole per resistere ormai a livello globale, per sopravvivere sia economicamente che a livello militare. Chiaro che senza gli Stati Uniti in questo momento non si possono sostenere minacce, pensi solo a quella dell'Iran con tutte le sue centinaia di missili. Già in un discorso a livello europeo comincia a essere diverso. In effetti noi non potremmo reggere a livello europeo quello che ha retto Israele in questi ultimi giorni, probabilmente. Beh, hanno mostrato delle cose e non abbiamo ancora questa capacità così diffusa, quindi anche perché abbiamo fatto sempre affidamento sulla NATO e sugli Stati Uniti, con le loro soverchianti capacità. Insomma, gli americani hanno permanentemente in Mediterraneo un gruppo di navi antibalistiche che si sono rivelate eccezionali. Gli americani hanno un sistema satellitare di sorveglianza e scoperta, per esempio, che è in grado di individuare il missile balistico nel momento in cui accende i razzi, accende la propulsione. Quindi è chiaro che è un sistema, il nostro, che si basa anche in maniera fondamentale, direi, sull'Alleanza Atlantica. Questo fa parte della nostra storia, insomma, ed è uno dei motivi per cui siamo organizzati in questo modo, insomma. D'altra parte, a livello nazionale, trovare le risorse per essere del tutto autosufficienti è abbastanza impensabile, insomma. Dobbiamo ragionare appunto in chiave di difesa europea e di difesa atlantica. Che poi è un po' il discorso, il tema che ha sviluppato ieri o l'altro ieri Mario Draghi nel suo ormai che sta per diventare famoso discorso appunto anche sulla difesa europea. Grazie Ammiraglio, so che deve scappare, quindi non la trattengo di ne più, anche se vorrei farle un'infinità di altre domande, approfittando che ne è qui, ma ce le riserviamo a una prossima volta. Grazie ancora Ammiraglio, buonasera e buonasera a tutti. Buonasera a tutti voi.